Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi reagiamo ad un nuovo cantante, nuovo per me, cioè Dimash Kudaibergen, non so se la pronuncia è giusta. So che è diversi anni che è famoso, ho letto qualcosa riguardo a lui, me l'avete consigliato nei commenti. So che è del Kazakistan, che ha un'enorme estensione vocale, mi avete detto di ascoltare le prime esibizioni, visto che le prime che ho trovato sono riguardanti uno show televisivo, un talent show in cui lui si è esibito ormai parecchi anni fa. Ascolto questa SOS e vediamo un po' che cosa ci aspetta. Vediamo se mi avete consigliato bene. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS. Allora, intanto sta cantando, se non sbaglio, in francese, ci sono anche sottotitoli. Il francese l'ho studiato, comunque non è facile cantare in francese, per uno che non è madrelingua, ovviamente. Sentite che la voce è molto ariosa, molto delicata. Vediamo un po', andiamo avanti. De rien, oh détresse. J'aurais mûri fier sur toi. Scusate un attimo. Ha un'estensione vocale pazzesca, effettivamente. Allora, avete visto, è andato giù, una nota bassa, normale, nota diciamo così da uomo, e poi è salito una nota molto alta che insomma è molto complicata per un uomo. Va bene, è molto, molto promettente, ottimo. Intanto avete notato che a un certo punto ha tolto l'auricolare? Lo fanno molti cantanti quando cantano dal vivo, perché hanno la sensazione spesso che con gli auricolari su siano un po' isolati dall'esterno, no? Quindi togliendo l'auricolare, oltre a sentire cosa avviene alla voce una volta uscita dal mixer, pulita diciamo dal mixer, vogliono sentire anche cosa sente il pubblico e anche sentire la sala, insomma, no? Molto bene, andiamo avanti. Sois-moi de mon port. Il faudrait voler montagne avance. Si je pense à tes là-bas, sois-moi de mon E beh, questo è stato una nota decisamente operistica, sia come tonalità che come vibrato, avete sentito? Sembrava proprio un'opera di opera classica, insomma. Vediamo un po'. J'ai toujours confondu une vie avec les condécennies. Je crois dans un pays, tu es à ma cause. Je sens quelque chose qui m'attire, voilà. No, questo è troppo, ragazzi. Ma è umano? Allora, intanto, dopo la prima parte, ha messo dentro questa voce molto pop, molto rock, e ho pensato bene, è tornato un essere normale, e poi fa questa sparata, e qua non è solo il fatto di beccare quella nota a molto alta, ci sono diversi cantanti che potrebbero beccarla, ma è il fatto di tentare di farlo davanti a un pubblico ampio in TV, non tutti hanno il coraggio, quindi è molto coraggioso, ma molto bravo.
ovviamente ha una tecnica sopraffina, avrà studiato moltissimo, avete visto come dosa il tono della voce, cioè la quantità di fiato che esce, il volume della nota, la varia durante l'esecuzione, con una tecnica insomma molto, molto, molto evoluta. Ecco, proprio quelle facce lì, siamo tutti sorpresi. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. J'y crois comme les autres. Avete visto come usa molto bene il fiato per dare emozione anche alla voce, quindi con i sospiri, con un po' di soffio, e infatti è in grado di commuovere, no? Chi lo ascolta. Adesso sta preparando probabilmente una salita, vediamo un po'. Quelle était notre amour. J'ai oublié les souffrances. Si je me sens le manque È quello che capita di solito quando si va in alto con la voce, per noi uomini soprattutto, è che si perde precisione e soprattutto nitidezza nella voce, no? Perché bisogna strappare un po' per arrivare a certe note. Invece lui sembra che lo faccia in modo molto facile, mm, come se fosse una cosa naturale, magari per lui lo è, per quello che sembra alieno, diciamo, da un certo punto di vista. Sentiamo un po'. Grandioso, niente da dire. Avete visto come anche nell'ultima nota ha proprio iniziato piano, ha aumentato un po' il volume, poi di nuovo ha risceso. Questa variazione di volume ovviamente è una tecnica che serve per dare dinamismo e movimento a una nota lineare. Niente da dire, è eccezionale. Avevate ragione, ho fatto bene a ascoltarlo. Ascolterò altre esibizioni sue, consigliatemene pure nei commenti. Io purtroppo appunto, ancora non ho seguito Dimash, ma lo seguirò. Commentate questa reazione, iscrivetevi al canale ovviamente, mettete like se vi è piaciuta la reazione, condividete per aiutarmi e aspetto appunto i vostri commenti e vi aspetto nel prossimo video. Ciao a tutti!